Oggi facciamo questa bestia qui, facciamo degli involtini, belli cicciotti, belli pieni, farciti, belli rotondi, non tutti mosci come e li facciamo con i pomodorini, con la scamorza, con il riso, però dividiamo la ricetta in 3 fasi, così la facciamo facile. Facciamo la melanzana, facciamo i pomodorini, facciamo il ripieno di riso e poi mettiamo tutto insieme. Ale. 200 g di riso da minestra o anche l'arborio o Roma vanno bene, riso fino, l'importante è che non sia il parboiled o il basmati, e 1 litro di acqua bollente, versatelo nella pentola, 1 litro di acqua, dopo il riso non dovrà essere scolato, comunque dopo vi faccio vedere una giratina, curatelo ogni tanto, però lasciatelo bollire per circa 15-20 minuti. Serviranno dei pomodorini saltati, io ho messo quelli che avevo nel giardino, sono quasi tutti piccolini, ciliegini, sono spettacolo, questi pomodorini piccoli, più sono piccoli più sono buoni. Ma sotto ci ho messo anche insalatari, ramati, quello che c'era. Comunque taglio tutto a pezzettini o a metà se sono ciliegini e li facciamo saltare in padella con un pochino di aglio e un po' di basilico. Questi li saltiamo in padella, allora aglio schiacciato, pomodorini tagliati, basilico e via. Una bella padella, se ne usate una di ferro di alluminio, prima di iniziare a lavorare, quando è calda ma non bollente, una goccia di olio, un pezzo di carta, gli date una bella strofinata e la tirate via, così se ci sono tracce di ossido ve le toglie. Poi olio nuovo, spicchietto di aglio schiacciato, vedete come sfrigola, dentro anche i pomodori senza pietà. Sale, pepe, un po' di basilico spezzato a mano, quello buono, bello fresco, buono, profumato, se vi piace, se no potete usare anche il prezzemolo, l'origano, il timo, la maggiorana, e poi 2 saltini, mamma, c'è un profumino di pomodoro che è la fine del mondo. Lo lasciamo cuocere giusto 5 minuti, non dobbiamo fare la salsa, quindi 5 minuti i pomodori, 10 minuti il riso sono pronti. Nel frattempo possiamo tagliare le melanzane. Nostra melanzanona, naturalmente io ho una melanzana esagerata, potete prenderne anche una un po' più piccolina, un po' più sottile, perché il problema qui non è che è troppo piccola, il problema è che è troppo grande. Tagliatele a fette di circa 1 centimetro, una base per appoggiarci, e poi facciamo le fette. Poi vi faccio vedere come fare quando sono troppo grandi come questa. Tagliamo le nostre belle fette e le dobbiamo disporre su una teglia. Nel frattempo il forno è già acceso, bello caldo, più di 200 gradi. Se non basta una teglia ne fate 2. In questo caso io ce la faccio stare, un po' strette ma ce le faccio stare, adesso vi faccio vedere bene come fare. Preparo un po' di condimento per le melanzane, preparo del prezzemolo, olio, sale, pepe, se volete potete metterci la menta, l'aglio, il rosmarino, qualsiasi cosa vogliate, l'importante è che ci sia un po' di olio perché devono cuocere, devono rosolare. Prezzemolino, bello fresco, profumato, un po' di olio extravergine e un po' di sale. Pepe, se volete metteteci anche del peperoncino, se vi piace. Spennellate bene tutte le melanzane, bisogna usare il pennello perché la melanzana è infida, più olio gli date più se ne assorbe e poi ve lo restituisce quando la mangiate, quindi non fatevi confondere, dategliene poco. Ecco, le girate e gli diamo l'olio anche dall'altra parte. Una bella pitturata anche dall'altra parte e siamo a posto. Va che bel pennellone nuovo mi sono comprato, ho finito di usare quello da bianchino, dai, mi avete sgridato abbastanza. In forno 200 gradi per circa un 15 minuti. Pronti i miei pomodorini, li metto in una bella ciotola, pronti per essere utilizzati, intanto si intiepidiscono un po'. Guardate, il riso è cotto, ha assorbito tutta l'acqua, quindi ha dentro tutto il suo amido e non è un riso lavato, quindi sarà bello paciugoso, bello saporito. Dentro in una ciotola bella grande e spaziosa perché sarà comoda per lavorare e comoda per farlo anche raffreddare un po'.
Ecco pronte le melanzane, le abbiamo scottate, il riso l'abbiamo intiepidito e i pomodorini sono pronti anche loro, è tutto ancora tiepido. Bisogna condire il riso perché, se vi ricordate, non abbiamo messo sale, olio, non abbiamo messo niente, quindi ci metto il prezzemolino e un po' di olio di quello che avevo avanzato prima delle melanzane, perché ne avevo preparato davvero tanto. Poi ci mettiamo anche un pochino di sale, olio non ne metto perché non serve, e gli diamo una mischiata. Gli altri ingredienti dopo li componiamo tutti dentro nella melanzana. Allora, disponiamo le nostre melanzane su un tavolo, su un asse, su dove volete, dove siete comodi, così facciamo tutti i lavori una volta sola. Dispongo un po' di riso su ogni melanzana. Se avete delle melanzane larghe e tonde come questa, vi verranno gli involtini più larghi, altrimenti vi verranno più alti, però vedete voi. Comunque non esagerate con il riso, perché se ne mettete dentro troppo dopo non riuscite ad arrotolarla. Con il dito o con un cucchiaio create una fossetta al centro del riso per raccogliere gli altri ingredienti. Ci mettiamo un po' di scamorza, ma potete metterci anche altre cose, penso la mozzarella, il prosciutto cotto, una fettina di qualsiasi cosa vi passi per la testa, quello che volete. Io ci metto la scamorza, è buona anche quella affumicata. Ci metto anche un pizzichino dei pomodorini che abbiamo fatto. Ecco, cercate di mettere cose che non facciano acqua, come per esempio la mozzarella, non mettetemela, insomma, quella di bufala, o se no la usate, dategli una bella strizzata in maniera che esca tutta l'acqua. Arrotolate la melanzana, vedete com'è bella piena? È giusta giusta, perché vedete faccio la piega, tiro un po' indietro come quando tiro su i pantaloni e poi mi siedo sull'ultimo pezzo di melanzana. Ecco, non c'è bisogno di stecchini, chiodi, bulloni, viti, niente, questa starà qui da sola, non vi preoccupate. Mettetele su una teglia, quello che volete, vedrete che non andranno da nessuna parte. Adesso mi dovete dare un buon motivo per cui io non mi debba buttare dentro qua e rubarli. Mettiamo su il pomodoro, i pomodorini saltati che avevamo di prima, abbondanti, senza pietà. Magari se c'è un po' di sughetto lasciatelo dentro, perché dopo è troppo. Gliene mettiamo su come se non ci fosse un domani, proprio esagerati, perché dopo devo fare la scarpetta, dopo prendere il pane e pucciare, e poi ci mettiamo su una bella formaggiata, grana parmigiano, pecorino, cacio, quello che volete. Va che roba, va che roba, Questi li mettiamo in forno adesso. Intanto che cuociono ci vorrà circa 15 minuti a 180-190 gradi, con gli avanzi, i ritagli, le fette più brutte, le fette scassate, eccetera. Mi faccio una bella parmigianina a pret-à-porter, così al volo, proprio, guardate che meraviglia, così tiro fuori quelle lì e metto dentro questa qui, poi dopo la caccio in frigorifero o in freezer, e quando ho fame non c'ho voglia di cucinare, ce l'ho lì già bella che è pronta. Ci vuole proprio 2 minuti a farla, anzi meno, 1 minuto. Voilà. Pronti, Pronti? Ecco qua, che roba. Wow! Involtino, belli sostenuti, vedete, non sono mosci afflosciati, sono belli tondi, non sono abbassati. Sono la fine del mondo. Ma che roba, nessun profumo che, mamma mia. Ma che roba, ma che roba. Degli involtini di melanzane. Poi sti concassè, sono pomodorini saltati, sempre sti francesismi, sti francesi. Saluto a tutta la Francia. Poi mettiamo tutto assieme. Vado? Di no, quelli tutti mosci, eccetera. Piccola, è un po'. Mi stai filmando? Oggi facciamo questa bestia qui. Ale ale.